il ristorante meno salutare dell'America. E perché è controverso? Qualcuno ha detto: Fierik, sono bellissimi i video in cui guardiamo gli americani obesi così. Ecco un video di americani obesi, signore e signori, sempre il nostro amico Sandy Viciu. È video vecchiotto, però mi interessava perché non è un video che parla di obesità in generale, ma proprio di un ristorante in America che ha aperto creando i piatti più disgustosi calorici possibili, con anche l'advertisement dicendo: guardate che questa roba qua vi ammazza, Ed è stato molto controverso, quindi vediamoci un po' sta storia. When John Basso first opened the Heart Attack Grill, he had no idea that serving the E il ristorante si chiama Heart Attack Grill, non Art Attack, quello di Giovanni Mucciaccia. Heart, colpo al cuore. world's unhealthiest menu would come with so much controversy, countless lawsuits, an avalanche of bad press, and multiple heart attacks on the premises. Prior to opening the Heart Attack Grill in 2005... Ma a me fa ridere tutto sto casino, cioè, ma la gente si lamenta che va in un ristorante chiamato Heart Attack Grill. E cosa si lamenta? Che il cibo fa schifo. Basso owned 3 different exercise gyms over a 12-year period, where he'd advised clients on their dietary and exercise needs, as well as on techniques of caloric reduction. However, he felt this was an untruthful line of work, stating, "It's disgusting because you're promising people things that are outside their genetic possibility." Ok, quindi prima si occupava appunto, diceva, possedere delle palestre e sponsorizzava, pubblicizzava questi metodi di dimagrimento, no? Tipo pillole dimagranti, quelle cazzate, no? Che sappiate sono tutte cazzate, pillole dimagranti e quelle robe lì, dicendo: mi fa schifo sponsorizzare comunque una falsa speranza alle persone. Questo è, e quindi vediamo un po' cosa ha fatto. Instead of being a slimy, crooked, dishonest peddler of health and fitness services, I would actually launch a hamburger concept that would be absolutely honest, and that's the only guiding principle. Ok, qui dice: sono stanco di pubblicizzare come un viscido pezzo di merda delle truffe, no? Tipo pillole dimagranti, quelle cose lì. Ho deciso di aprire un'hamburgeria onesta in cui dice: questo cibo vi fa ammazzare, vi fa venire gli infarti. Hey, this is bad for you and it's gonna kill you. The first Heart Attack Grill in Arizona featured a front door sign reading, "Caution, this establishment is bad for your health," before they'd later add cash only because you might die before the check clears. Allora, questo fa molto ridere. Ecco, potrebbero, per esempio, napoletani che siete all'ascolto, potrebbe essere una buona scusa per evadere un po' di tasse. Dite, non so, inventate una roba del genere, vedete, pagate solo contante. Perché? Perché potreste morire prima che la transizione sia avvenuta con successo, ecco. Inside, they'd proudly display the catchphrase "taste worth dying for." However, the most insane piece of signage was without a doubt this, reading, "Anyone over 350 pounds eats for free all day, every day, unlimited," with the only rules being no taking food to go, no sharing with others, and does not include beverages. Although this wasn't the only unlimited no sharing with... Ok, allora 350 libbre sono quasi 160 kg, mi pare. Quindi le persone sopra i 160 kg non pagano. Però io mi chiedo una cosa: ma le persone sopra i 160 kg teoricamente sono anche le persone che ti costano di più. Cioè, per ogni persona che ti mangia gratis a 160 kg te ne servono 2 di peso normale, di 80 kg. È incredibile questa cosa. Questo possiede anche un'agenzia funebre, se no non si spiega. Comunque sarebbe geniale se ci pensate. With others and does not include beverages, although this wasn't the only unlimited service offered by the restaurant. Instead of a salad bar, there's an all-you-can-eat flatliner fries bar. To serve the free meals, Basso took a tip from Hooters by hiring a bunch of sexy nurses, with a theme of honesty also extending into the job application process. Vabbè, ragazzi, ma soltanto in America può funzionare una roba del genere, solo in America. Memando sul fatto che staranno male, ha preso delle ragazze sexy in veste da infermieri. Io non ci posso credere. È incredibile. With questions such as whether the applicant has an innie or outie belly button, who would they have a hot one-night stand with, their opinion on certain conspiracy theories, and a comment stating, "No one gives a damn about your academic achievements, but if you want to bore us with them, go right ahead." As the head of the restaurant, John spends every day dressed as a doctor, stating, "We promote nicotine, alcohol, caffeine, fat, cholesterol, sodium, all the building blocks of a quality, healthy, good time." Sì, le droghe. Hai dimenticato di metterci anche la droga, perché sai
sai, ci mancava solo quella. With these insane statements leading to his first appearance on a local news station. There is a restaurant in Tempe where the food is so rich they call their big burger the quadruple bypass. Not everybody thinks that's funny, least of all the Arizona Board of Nursing. The news story then stated that the American Nursing Board had received 5 or 6 complaints about Il bypassing è l'intervento, no? Il bypass gastrico per ridurti lo stomaco, quello che si fa ai ciccioni del dottor Dosardan, per dirne uno, però vabbè. them calling their waitresses nurses. However, 5 or 6 complaints was a small price to pay, given the story was basically free advertising. All right, so if you want a bypass, of course the good kind, now you know where to go. It's called the Heart Attack Grill. This then turned into further news coverage where John Ma fa ridere anche semplicemente nominarlo. The Heart Attack Grill. Andate a mangiare in questo posto. explained the other ways in which the restaurant might kill you. We don't do Diet Coke. We don't do light beers. We don't even provide lettuce on our burgers. With the unique approach beating all of their Neanche la lattuga. Ci mettiamo una bella lastra di amianto al posto della lattuga. competitors. John, this is creating a firestorm. I have a feeling this is just what you wanted. Well, I can't say that I don't enjoy the publicity. It definitely does pack the Ma seat con la tizia lì vestita da infermiera sexy. Beh, non è possibile, dai. in the restaurant. We've been so lucky as of recently, our web traffic exceeds McDonald's.com. After noticing that media stories help the business grow, that attempt to set the Guinness World Record for the world's unhealthiest burger, achieving such with the 9,982 calorie quadruple bypass burger, although this gluttonous piece of food would be served with a side of tragedy. The Heart Attack Grill had introduced a spokesperson named Blair River, who at 6'8", 570 pounds appeared in all of the restaurant's 570, 250 kg tipo. ads. I'm up another few inches. Who needs these old pants? I could eat for free. In a 2011 news report, Blair talked about feeling incredibly healthy. This is good stuff. Everyone should be modern sized like myself. However, Sì, he perfetto. passed away Ops, è before the morto. interview Chi even l'avrebbe mai aired. detto? Sadly, we now know how long that was. Blair died last week at the age of 29. His family says the cause of death was pneumonia. Even in death, the Heart Attack Grill Allora, no, scusate se rido. Il concetto, ovviamente, da sottolineare è morto di polmonite? Sì, ma è morto per una polmonite a causa del suo fisico. È un po' come quando la gente muore di vecchiaia. Uno non muore di vecchiaia, che uno muore nella vecchiaia, cioè per un problema causato dalla vecchiaia. Mi ha fatto ridere. La famiglia ha dichiarato che è morto di polmonite. È morto perché pesava 260 kg e una polmonite l'ha ammazzato a 29 anni. maintain their brutally honest branding. Had he have been thinner, he most probably would have survived that pneumonia. Aren't you glorifying obesity, Vero. which Absolutely. obviously kills? Absolutely. With Basso taking this even further in a different interview. If they do die here, I'm not going to lie to you. That's great for business. I'll say it again. Death is great for business at the Heart Attack Grill. Although the media Comunque questo qua è un visionario. Cioè, effettivamente, allora, la domanda è, cioè, secondo voi è corretto quello che sta facendo? Da un lato uno può dire, oh, nel senso, lui non ti sta mentendo. Cioè, la sua pubblicità è, questo ristorante ti fa male e se tu mangi così rischi di morire. Cioè, è così sbagliato ma giusto allo stesso tempo. D'altro canto dici, ok, però purtroppo tu vai anche a spingere sulla dipendenza che hanno alcune persone che lo sanno benissimo che vivere adesso, a parte quel pagliaccio di prima che dice tutti dovrebbero essere la mia stazza, no, non penso che fosse così, cioè lo sapeva perfettamente, ok? Qua non è questione di ignoranza. Io penso che chiunque sappia che pesare più di 200 kg ti porterà a una morte molto precoce. Semplicemente c'è gente che è a 200 kg perché soffre di una malattia. E quindi da un lato dici, questo ristorante concettualmente è sbagliato, perché è vero che tu sei onesto, che tu dici che fa male, eccetera, non stai cercando di vendere falsa pubblicità a nessuno, però allo stesso tempo sai benissimo che la gente viene a mangiare da te perché anche la cosa del se pesi 160 kg mangi gratis e sfrutti la dipendenza che hanno queste persone, ok? Sfrutti la loro malattia contro di loro per arricchirti. Quindi di base non è neanche semplicemente essere stupidi, è anche essere stupidi e ignoranti, ma anche essere malati. Cioè, come la gente che si droga, cioè lo sai che continuando a drogare ti ammazzi, però c'hai la dipendenza, cioè tu ti senti malissimo se non c'hai la dose, no? E quindi fai di tutto pur di drogarti. E la stessa cosa è con il cibo spazzatura per loro. opposite. It's actually refreshing to see someone so painfully honest. The owner is great. He makes no apologies, nor should he. You can't blame him for people doing the
famous to themselves. It's impossible to hate this guy because he's being 100% È vero anche honest. questo, In a different ecco. interview, È vero Basso anche showed his questo. more compassionate side by stating, "Cynical people might think this River's death is funny, but people who knew him are crying their eyes out. There is a lot of mourning going on around here. You couldn't have found a better person. Even if he was skinny, we would have given him the job. We would have just put a fat suit on him. He just had personality, as did the restaurant's next spokesperson, Ernie Hart, who wouldn't last long either, although Ernie Hart. Se fosse stato una E prima dell'A era perfetto. a slightly different reason. In October 2011, Basso moved the restaurant to the land of indulgence, pleasure, and poor short-term Las choices, Vegas. Las Vegas. The new and Eccoci improved qua. restaurant featured a public electronic cattle scale, as well as new signage reading "Fighting Anorexia since 2005" and "Send hate mail to Fighting anorexia. È così sbagliato questo ristorante, ma mi fa troppo ridere. Fighting anorexia. Mandate le mail di odio a Art Attack Grill, bla 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 bla. Ok, c'è pure l'indirizzo per mandare i reclami, ragazzi. Della serie, questa è la buchetta delle lettere se volete rompere i coglioni. S. The new location also led to a brand new slogan, Remember, the calories you eat in Vegas stay in Vegas. as well as an instant increase in non lo business. so. We've both doubled in terms of money, in terms of square footage. However, the craziest change was without a doubt their menu. Despite their quadruple bypass already holding the record for the highest calorie burger, the Heart altro. Attack Grill then doubled their invention, creating the octuple bypass burger, which featured 8 patties, 40 pieces of bacon, and 19,900 calories. Vabbè, allora, posso dire una cosa? Tu non stai inventando un cazzo, stai semplicemente accumulando hamburger uno sopra l'altro. Parliamoci chiaramente, tu vedi sta roba qua, cioè nel senso, dici, vabbè, allora la prossima volta ne facciamo uno che anziché averne 10 ne ha 20 e poi ne ha 30, cioè... At around the same point in time, the Heart Attack Grill updated their website to include free video and images for the press, where the motivation for the octuple bypass burger became pretty obvious. They were trying to generate media attention, and this is exactly what they got. The new burger led to over 100 million views worth of exposure on YouTube, as different content creators visited the restaurant to see if they could eat it. Those who could, such as Matt Stoney, were given a ride out of the restaurant in a novelty wheelchair, although there were others who were forced to leave in an ambulance. A customer at the Heart Attack Grill was rushed to the hospital after eating a sandwich called the triple bypass burger. In February 2012, solo triplo? Che sfigato. Ha preso il triplo, ragazzi. Non ha avuto neanche le palle di prendere il quadruplo. an article was published titled "Man Has Heart Attack While Eating at the Heart Attack Grill," which Incredibile. is followed by another article only 2 months later reading, "Heart Attack Grill lives up to its name again this week when a woman collapsed in their Las Vegas restaurant. This marks the second person to fall victim to their horrifically caloric food in less than a year, with the Heart Attack Grill..." Oh, comunque ricordiamo che è aperto nel 2005, prima attacchi di cuore avuti nel 2012. A me non sembra tutto sto pericolo. Responding in the most brand appropriate way, by bragging about it on their website. 2 ambulance departures in less than 60 days left an indelible mark on the Heart Attack Grill's public image. Dr. John delivered a clear message to the media that such tragedies shall inevitably continue due to having clientele which he refers to as being the avant-garde of nutritional risk takers. Did that heart attack pad my wallet with money? Absolutely. Did I enjoy that? Absolutely. Although this is still nothing compared to what would happen 1 year later. The Heart Attack Grill had a new unofficial spokesperson named John Alleman, who was recognized as the restaurant's most loyal customer. He never missed a day, even on Christmas, Basso said. People just loved him. He connected with people in a real way. Although all of this Però c'è qualcosa che non quadra. Cioè quel tizio non pesa meno di 300 kg. Sì, il cliente doc del locale, sempre presente, però non quadra con l'immagine del on the locale. 11th of February 2013. After chowing down on his daily feed at the grill, John Alleman suffered a heart attack and died while waiting for the bus at the front of the store. This led to Basso's craziest PR stunt to date. They'll say it's grotesque. They'll say, they will. how can you keep the man's cremation here? With Basso keeping the cremation inside Sta sfuggendo di mano questa cosa. Cioè lui ha il sacchetto del cliente. Cioè quello è il cliente. Si fa pubblicità contro se stesso. Della serie, vuoi mangiare qui? Guarda, questo è stato il nostro ultimo cliente. Tiè, nel sacchetto. È diventato il condimento dell'hamburger. È riuscito a realizzare il suo sogno. Sono diventato una spezia per i prossimi hamburger. Evviva. This man is willing to sacrifice his reputation and maybe even his humanity to try and make the world a healthier place. I respect him for it. Basso believes the restaurant helps customers to
to reflect on their own choices, having stated anybody who's over 350 pounds gets on that scale. We applaud them like the big sumo wrestler they are, treat them like a champ, make them feel good for that moment, give them free food all they want. But these people go home at night and they ponder that and say, wow, why did I just get free food and have the whole restaurant applauding for me? Because I'm a freak, plain and simple. Before adding, I'm running an obesity intervention and I think it works. I really do. Everybody should check out our Facebook and see a lot of people say, hey Dr. John, I've lost 82 pounds since the last time I was in. It's the X factor, something that snapped in that person that said, wow, I'm gonna make a change in my life, and they did, and that's fabulous. With this sentiment also showing up in the YouTube comments. The Heart Attack Grill restaurant has motivated me to take care of myself, stick to my diet. The namesake restaurant actually sends a very positive message. If you don't take care of yourself today, you might find yourself eating a free meal at my restaurant in the not so distant future, because everyone over 350 pounds eats for free. Io non so esattamente se sia corretta questa cosa. Cioè, lui sta dicendo l'Heart Attack Grill Restaurant mi ha motivato a prendermi cura di me stesso, e manda un messaggio molto positivo: se non ti prendi cura di te stesso potresti venire qua a mangiare un pasto gratis. Spero sia ironico. Sì, cioè, è un po' strano. Cioè, non so se veramente ti possa motivare a mangiare meno. Ho pensato a una persona che pesa 200 kg. Sei praticamente marginalizzato, considerato uno degli obesi, no? Cioè, la gente ti considera una merda, ti senti una merda perché la gente è stronza. Ti ritrovi in un posto dove la tua obesità viene praticamente premiata. Più pesi, più t'applaudono, mangi gratis, sei considerato un eroe. Come fa questo a farti venire voglia di dimagrire? Cioè, è questo che non capisco. Con questo non sto dicendo che allora uno deve essere trattato come un appestato, no? Che schifo, sei un ciccione, smetti di mangiare, fai schifo, sei una merda. No, perché quello lì in realtà era l'effetto opposto, si sa. Poi la gente, appunto, nella sua miseria, uno si sfonda sul cibo che è la sua valvola di sfogo. Però allo stesso tempo non penso che questo sia un messaggio positivo, dire cazzo, quello che nella vita si sente una merda perché la gente lo considera una merda, allora va in questo posto dove essere obesi ti rende un eroe. Come puoi in qualche modo vederti voglia di dimagrire? Cioè, non so, non mi sembra tanto realistico, posso dirlo. E semplicemente sto dicendo che non è realistico che questo possa essere un bel messaggio, che uno che frequenta sto posto gli possa venire lo scatto e dire ma sai cosa, ho deciso di dimagrire perché cioè questo posto ti fa sentire un eroe se sei grasso. È una persona che è grassa a quei livelli, lo è perché è malato, perché è dipendente dal cibo. È una persona grassa, malata, dipendente dal cibo, che va in un posto dove la sua malattia, la sua dipendenza vengono glorificate così. Cioè, come può venire di voglia di dimagrire? Yeah, and therefore Basso believes the restaurant is an overall positive. I am a believer that when people hear my message, the net health benefit to society is incredibly good. However, you won't be surprised to hear that not everybody agrees. He's deliberately trying to get people to eat more than they need. With this being echoed by the legendary Anthony Bourdain, who stated, there is a restaurant in Vegas, I think it's called the Heart Attack Grill, where if you're over 350 pounds, you eat for free. I think that should be pretty much a war crime. On top of this, a former waitress went public talking about her terrible time working at the restaurant, explaining that after a man passed out mid-meal, a manager made me take out my cell phone to record a video of the whole thing so they could send it to the media. It was on a Friday afternoon, and he hoped it would make the news so they could have a busy weekend. On the opposite end of the... Ok, vabbè, ma questo è come funziona il mondo. Stiamo parlando di 11 anni fa, però, cioè comunque, non so se avete capito, un tizio è svenuto, gli è venuto un mancamento al ristorante e il manager ha detto a sta tizia, a sta cameriera, tira fuori il telefono e fagli un video che così lo mandiamo in media e magari ci fa pubblicità. Non un bel messaggio sicuramente. Have a busy weekend. On the opposite end of the spectrum, a different waitress stated this. I've been here 11 years. I enjoy this way too much. So the experience clearly depends on which person you ask. In a different instance, the PCRM sent a letter to Basso asking him to declare moral bankruptcy and close the Heart Attack Grill. However, given the restaurant earned $5.5 million in revenue last year, it seems obvious that Dr. John Basso and the Heart Attack Grill won't be going anywhere anytime soon. Quindi sto posto funziona, c'ha il suo perché. Fammi vedere. 6.000 recensioni su Google Maps, in centro a Las Vegas, E poi nel senso fa un grande scandalo, ma è pieno di panini anche normali, cioè sia chiaro. Poi sto guardando un po' di foto, non è che ti danno soltanto quella roba lì.